Ogni settimana c'era qualche tipo di esercitazione, alle volte teorica e altre pratica. Ad esempio, si studiavano le sagome degli aerei amici e nemici e soprattutto quelle delle navi. Fra le esercitazioni pratiche c'erano ovviamente anche di quelle di tiro col fucile e con la mitragliatrice. Quelle col cannone erano più rare, sia perché il munizionamento era limitato, sia per questioni di sicurezza, anche se l'accesso alla spiaggia sotto di noi era interdetto alla popolazione civile. Durante un'esercitazione di tiro col moschetto, l'arma mi esplose in mano. Fortunatamente non mi procurò gravi danni, ad eccezione di un bello spavento e di un altro giorno di rigore. Io credo che l'esplosione fosse stata causata da una cartuccia difettosa, ma il sergente l'attribuì ad una insufficiente pulizia dell'arma e fui punito ancora una volta a causa di quel moschetto. Il munizionamento dei cannoni non era l'unica cosa che scarseggiava, così mi fu affidato il compito di andare nelle fattorie e requisire carri da trasporto con i relativi cavalli. Immagino i miei superiori presumessero che, essendo io italiano, sarei stato visto con più simpatia. Per ovvi motivi, invece, per me era un compito ingrato. Andai per primo dalla famiglia di cui ero amico e li avvertii di ciò che mi era stato ordinato. Ovviamente non potevo requisire un carro proprio a loro, ma il compito non fu meno facile nelle altre fattorie. Chi mi pregava di non requisire perché altrimenti non avrebbero potuto trasportare gli ortaggi o il latte al mercato, chi mi diceva che quest'annata era stato un disastro, eccetera, eccetera. Morale della storia, tornai a mani vuote e dovetti tirar fuori ogni genere di scuse. Fortunatamente questa volta non fui punito, ma il giorno dopo furono mandati dei tedeschi che a sera tornarono con ogni sorta di carro. A metà giugno dalle nostre parti passò il treno armato della divisione Hermann Göring che proveniva dal sud. C'erano soldati di guardia ovunque, sia sui predellini che sui vagoni aperti. Su uno di questi c'era anche un enorme cannone. Era uno spettacolo impressionante. Qualche tempo dopo incontrai alcuni marò della 10ª MAS in libera uscita. Erano allegri e spavaldi. Quando si accorsero che ero italiano, mi chiesero cosa ci facessi in uniforme tedesca. Gli risposi che non era stata una mia scelta e anzi avevamo chiesto di poter almeno dipingere il tricolore sul lato dell'elmetto, ma che non ce l'avevano lasciato fare. I marò si offrirono di farsi sotto per convincere i tedeschi ad accettare la nostra richiesta, offerta che declinai per evitare ulteriori guai. A quel punto quei ragazzi si congedarono dicendo che in ogni caso, se fosse servita una mano, loro erano ad un tiro di schioppo in un campo di addestramento verso Massarosa. In realtà, il passaggio del treno armato e l'incontro con i marò erano eventi collegati, perché ad addestrarli erano proprio quelli della Hermann Göring. After their stubbornly contested advance through the last few grimly defended miles before the Gothic line in Italy, units of the 8th Army enter the outskirts of Florence. Ad agosto giunse la notizia che gli alleati erano entrati a Firenze. La cosa fu ricevuta con un certo nervosismo. Presto ci sarebbero stati addosso. Come precauzione vennero ordinati pattugliamenti regolari per avere il polso della situazione. In uno di questi a me venne affidata una nuova recluta, un ragazzo austriaco. Avrà avuto 18 anni, presumo, ma ne dimostrava meno. Doveva essere la sua prima pattuglia perché mi stava attaccato come una zecca. Non potevo fare un passo senza averlo fra i piedi. Aveva il terrore dei partigiani. Non so chi glielo avesse instillato. Per nostra fortuna questi non si spingevano dalle nostre parti, se ne stavano più sulle colline dell'interno dove erano più al sicuro. L'avvicinamento degli americani fu preannunciato da un cannoneggiamento impressionante. Una delle cose che viene insegnata agli artiglieri è come raggiungere la massima frequenza di fuoco per quel dato pezzo. Vista la frequenza con cui sparavano, mi venne da pensare che gli americani fossero degli eccellenti artiglieri. Solo dopo avrei scoperto che la frequenza di tiro non era dovuta alla loro bravura, ma al numero immenso di bocche di fuoco che avevano a disposizione. La potenza di quel barrage faceva tremare la terra.
Ce ne stavamo rintanati nel rifugio a guardare il soffitto da cui cadevano calcinacci, sperando che tenesse. Uno degli italiani del mio nucleo, che di solito bestemmiava tutto il giorno, a un certo punto tirò fuori un'immaginetta della Madonna e iniziò a pregare tutti i santi del calendario. Quando il cannoneggiamento terminò, mi fu ordinato di controllare i danni subiti nelle vicinanze. Al mio ritorno venne notato che mancavano alcuni uomini della mia squadra, tutti italiani. Dopo qualche ora furono dichiarati unerlaubte Abwesenheit, cioè assenti ingiustificati, e successivamente disertori. Il sergente mi comunicò con aria grave che ero stato convocato dal tenente, che anch'esso aveva un'espressione che non prometteva niente di buono. In breve mi disse che la diserzione è un atto gravissimo, specialmente in zone di operazioni belliche, e che lo stesso è punito con la morte. I disertori si sono allontanati in mia assenza e appartenevano alla mia squadra, quindi mi davano 24 ore per ritrovarli, in quanto ritenuto responsabile della loro diserzione. E quindi se alla scadenza del termine questi non fossero stati riportati, avrei subito un processo marziale e, se ritenuto colpevole, io stesso sarei stato passato per le armi. La mia testa cominciò a ronzare. Farfugliai qualche parola per spiegare che mi ero allontanato su comando e che non avevo modo di sapere dove fossero, eccetera, eccetera. Il tenente tagliò corto e mi congedò. Sì, valli a trovare quelli, pensai. La richiesta era assurda, ma forse era stata fatta nel mio interesse. In fondo, per un italiano disertare in Italia, benché non sia cosa priva di rischi, ha buone possibilità di successo. Forse questo era il loro modo per dirmi: tornatene a casa tua, tu che puoi. In ogni caso, se il giorno dopo mi fossi presentato senza quegli uomini, mi avrebbero comunque processato e forse fucilato. Senza perdere tempo, mi diressi verso la fattoria di Gisella e spiegai al padre la situazione. Quando arrivai a spiegare cosa rischiavo, la moglie si mise le mani sul viso e sussurrò: «Oh Madonna!». Decisi di seppellire l'uniforme, il Soldbuch e il moschetto nel bosco, e la famiglia mi diede degli abiti civili. Come avevo anticipato prima, l'amicizia di questa famiglia mi avrebbe salvato la vita. Fra abbracci e lacrime ci congedammo e mi allontanai alla svelta. Se mi avessero sorpreso in quella situazione, non sarei stato il solo ad essere passato per le armi. Istintivamente camminai nella direzione opposta alla nostra batteria, quindi verso le alture. Ma per andare dove? Prima della diserzione avevo sentito di sfuggita 2 soldati che parlavano del vescovo di Pescia, che faceva quello che poteva per aiutare gli sfollati, gli sbandati, eccetera. Ma quando mi videro arrivare si azzittirono. Con l'aiuto del parroco locale ricevetti indicazioni per andare dal vescovo. Mi diede anche un biglietto, una specie di lettera d'accompagnamento da presentare a chi mi avesse aperto. Era scritta in modo generico affinché non mi procurasse dei guai nel caso fossi stato fermato dai tedeschi. Prima di andare fu avvertito che sulla strada avrei trovato un ponte sul fiume Serchio, che era sotto il tiro di una postazione tedesca su un'altura dominante, che, per inibire il passaggio dei partigiani, di tanto in tanto sparava una breve raffica. E infatti, poco dopo essere arrivato nei pressi del ponte, sentii partire una raffica che schizzò sul selciato. Fortunatamente gli intervalli erano regolari e così, dopo l'ennesima raffica, mi detti coraggio, attraversai il ponte di corsa e mi gettai fra la vegetazione dalla parte opposta. Dopo un po', ripreso il fiato, mi rimisi in cammino. Arrivai a Pescia in serata e iniziai a chiedere indicazioni per il vescovato. Era evidente che non ero il primo né sarei stato l'ultimo a fare questa richiesta. All'inizio sembravano ignorarmi, poi mi accorsi che prima di rispondere si guardavano in giro per assicurarsi che non ci fossero tedeschi. Al vescovato mi aprì un'anziana donna a cui consegnai la lettera. Questa gli diede una rapida occhiata e annuì. Poi mi fece entrare e mi disse di aspettare. Vista l'ora e i rumori di stoviglie, era chiaro che il vescovo stava cenando. Io ero digiuno non so da quanto e non sarebbe stata l'ultima volta. Dopo un po' che aspettavo, la donna mi fece cenno di seguirla e mi accompagnò nello studio del vescovo, il quale aveva un'aria seria ma bonaria. Si chiamava Angelo Simonetti
Più tardi venne a sapere che quando i tedeschi minacciarono di distruggere Pescia, i cui abitanti erano sospettati di aiutare i partigiani, si offrì come ostaggio, salvando così la città.